Ciao, ci troviamo a Napoli, piazza Sannazzaro, e io sono Ciro Salvo, proprietario della pizzeria 50 Calò. Oggi vi presenterò il mio ripieno al forno, prodotto con ricotta di bufala campana DOP e fior di latte dell'azienda Sorì, acqua, farina, sale e lievito di birra, salame, una manciata di pepe, pomodoro, parmigiano. Passiamo al procedimento dell'impasto. Si inizia dall'acqua. Versiamo 1 litro d'acqua fredda dal rubinetto. Vi raccomando, mai utilizzare acqua tiepida nella preparazione dell'impasto. Versata l'acqua, sciogliamo il lievito. Utilizzeremo 3 grammi di lievito di birra fresco. Adesso vi farò vedere come ottenere 3 grammi di lievito di birra fresco dal cubetto senza la bilancia. Allora, il cubetto pesa 25 grammi. Tagliamo a metà, abbiamo 2 pezzi da 12,5. Tagliamo ancora a metà, abbiamo 2 pezzi da circa 6. Tagliando un pezzo da 6 in 2 pezzi avremo un pezzetto da circa 3 grammi. Quindi tagliando a metà un pezzo da circa 6 grammi otteniamo 2 pezzetti da 3 grammi ognuno. Adesso sciogliamo il lievito nell'acqua. Il lievito va stemperato come una saponetta, vedete? E adesso iniziamo a versare la farina. Abbiamo preparato 1,5 kg di farina. Ne versiamo i primi 2/3 piano piano nell'acqua e iniziamo a mescolare con un cucchiaio. Utilizziamo nella prima fase il cucchiaio perché così non si incolla l'impasto alle mani. Mescoliamo col cucchiaio lentamente fino ad ottenere una prima consistenza semiliquida. Continuiamo aggiungendo la restante farina in un paio di immissioni. In questo modo, sempre a pioggia, sempre un po' per volta. Il cucchiaio lavora proprio come se fosse il gancio di una impastatrice, ecco, in questo modo. Mescoliamo sempre lentamente, bisogna lavorare l'impasto dolcemente. A metà impastamento possiamo anche versare il sale, quindi versiamo 40 grammi di sale fino e continuiamo ad impastare. Solleviamo l'impasto e schiacciamo verso il centro, in questo modo. Versiamo altra farina e continuiamo ad impastare, sempre lentamente. Adesso che l'impasto ha iniziato ad assumere una consistenza quasi solida, possiamo iniziare a lavorarlo con le mani. L'impasto va sollevato da sotto, piegato e poi affondiamo il pugno al centro, delicatamente, fino a sentire il fondo della ciotola. Adesso vediamo che l'impasto è quasi pronto e possiamo finire il lavoro spostando l'impasto sul banco. Continuiamo a lavorare l'impasto sul banco in questo modo. Quindi l'impasto va arrotolato su se stesso. Con questa operazione l'impasto diventa liscio, quindi inizia ad assumere la consistenza setosa. Lavoriamo sempre lentamente in questo modo. Questa è un'operazione che gli consente anche di diventare sufficientemente elastico. Quando la superficie dell'impasto sarà quasi liscia, come in questo caso, il nostro impasto sarà pronto. Non deve risultare né troppo liquido né troppo duro, quindi deve essere quasi setoso e sufficientemente umido, deve leggermente appiccicarsi alle mani. Quindi lo rimettiamo nella ciotola con un po' di farina sotto in modo che non si incolla e lo lasciamo riposare coperto per almeno 7-8 ore. Trascorse le 7-8 ore, togliamo la pellicola, versiamo l'impasto sul banco e facciamo i panetti. Quindi stacchiamo delicatamente, l'impasto deve restare intatto, non va maltrattato. Prepariamo i nostri panetti. Tagliamo un filone di impasto, da questo filone noi prepareremo dei panetti in questo modo, arrotolando l'impasto su se stesso. Andiamo a formare quindi una pallina che poi mozziamo in questo modo, strozzandola alla base, e avremo ottenuto così un panetto da 250 grammi. Dall'impasto che abbiamo preparato abbiamo ottenuto 10 panetti, ognuno dal peso di 250 grammi. Adesso mettiamo i nostri panetti in un cassetto di plastica e li lasciamo lievitare per altre 8-10 ore. Passate le 10 ore, l'impasto sarà lievitato e pronto per essere steso.
Preleviamo un panetto e iniziamo a stendere l'impasto in modo uniforme, schiacciando bene i bordi. Quindi, a differenza della pizza tonda, il ripieno deve avere i bordi schiacciati. Adesso passiamo alla farcitura. Per il nostro ripieno utilizzeremo ricotta di bufala campana DOP, che è il top della ricotta disponibile in Campania, prodotta solo dal siero del latte di bufala, salame tipo Napoli e fior di latte dell'azienda Sorì, prodotto con latte dell'Alto Casertano e acqua di sorgente del vulcano spento di Roccamonfina. Mettiamo la ricotta, aggiungiamo il salame, cerchiamo di coprire sempre bene tutta la superficie, mettiamo un po' di fior di latte distribuito bene, vi raccomando di non abbondare con i prodotti, e finiamo con una manciata di pepe. Copriamo la farcitura con il lembo d'impasto rimasto libero e chiudiamo. Adesso mettiamo un velo di pomodoro, cercando sempre di non abbondare, cerchiamo di coprire bene tutta la superficie del ripieno e terminiamo con una spolverata di parmigiano. Adesso è pronto per andare in forno. Trasportiamo con le mani il nostro ripieno sulla pala e lo inforniamo nella parte iniziale del forno. Il ripieno, a differenza della pizza tonda normale, cuoce un paio di minuti, perché ricordiamo che la farcitura è all'interno della pizza e quindi il calore deve penetrare bene e cuocere bene tutti gli ingredienti. Il ripieno cuoce in questa parte del forno dove c'è scambio termico e quindi ha il tempo di cuocere lentamente e dolcemente. Dopodiché è pronto per essere servito. Finiamo con un filo d'olio extravergine a crudo. Tagliamo il nostro ripieno a metà, vedete la mozzarella fila e la superficie dell'impasto è cotta e non è bianchiccia, quindi non cruda, si è cotta bene anche la parte sottostante dell'impasto a contatto con i latticini. Vi ho fatto vedere come preparare un buon impasto, vi ho fatto vedere come fare un ripieno al forno. Vi saluto e vi aspetto per il prossimo video.